Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come grazie all'utilizzo di queste, che praticamente abbiamo tutti in casa, si possano poi fare nascere delle giovani piantine di orchidee che cresceranno e daranno delle fioriture incredibili, proprio come quella che state guardando. Quindi io vi consiglio di seguire il video perché vi assicuro che quando capirete quanto sia facile utilizzare questa per poi ottenere l'oro, sarete contenti di averlo fatto. Considerate che in questo video non solo vi spiegherò tutte le tecniche per poter riuscire ad ottenere la piantina, ma ve le mostrerò tutte, quindi da quando si sceglie la pianta, come si applica il prodotto, come nasceranno i primi germogli, come farli sviluppare e curare e poi, quando nasceranno le radici, finalmente separarli dalla pianta madre e farli vivere di vita propria. Prima operazione, cernite delle piantine. Queste sono delle orchidee con dei rametti floreali davvero incredibilmente belli e sarà proprio da lì che otterremo le piantine nuove. Ma noi non dovremo usarle quando hanno i fiori, bensì bisognerà aspettare che tutti i rametti rimangano spogli, quindi che perdano fiori e boccioli, che appaiano proprio come li state vedendo, e sarà proprio questo il momento di poter iniziare l'esperimento. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di scegliere delle piantine che abbiano dei rametti, che però siano perfettamente sani, quindi verdi, di un verde acceso, che toccandoli siano duri e che non presentino tracce di funghi, muffe o batteri. E se tutto andrà bene, poi le piantine nasceranno proprio nei nodi dello stesso. Per intenderci, questo è un nodo, questo è un altro nodo e tra i due nodi c'è l'internodo. E se tutto andrà bene, le piantine potrebbero nascere sia qui che qui. Primo trucco. Esiste un trucco che vi permetterà di aumentare decisamente la possibilità di ottenere le piantine dai rami, ovvero quello di utilizzare degli ormoni radicanti, un'alternativa, se non ce li avete, della polvere di semplicissima aspirina, ovviamente quella non effervescente, e una volta schiacciata si otterrà una polverina proprio come questa. Quindi o se deciderete di usare questo oppure la polvere di questa, questo è il risultato che dovreste ottenere. Poi prendere dell'acqua, una volta ottenuta la polverina, metterne qualche goccia, in modo da poi miscelando ottenere un qualcosa di molto simile a quello che state guardando, quindi una pappetta abbastanza densa, ma comunque non in polvere. E quando la otterrete, allora il composto sarà pronto per essere applicato sugli steli delle orchidee. Ottenuto l'impasto, questo potrà essere applicato sul nodo nel rametto, però così il nodo non va bene, dovrà essere preparato proprio perché c'è una pellicina che va a coprire il punto eventuale nel quale poi nascerà la piantina. Quindi basterà prendere delle pinzette, anche quelle delle sopracciglia andranno benissimo, e tirare su questa pellicina. La pellicina non andrà completamente tolta, andrà semplicemente aperta in questo modo. Dovete fare piano perché potreste compromettere il germoglio che c'è all'interno, quindi ecco qua. Semplicemente allargarla, così. E come si vede all'interno c'è già un piccolo germoglio. La pasta servirà proprio a dare vita a questo. Quindi, una volta aperto, sarà sufficiente prendere l'impasto e andare a sporcare il germoglio, in questo modo. E l'operazione è terminata. Provo a ripetere l'operazione su un altro nodo, in modo da mostrare che praticamente sono tutti fatti allo stesso modo, quindi semplicemente aprire leggermente la pellicola che ricopre l'internodo, in questa maniera, e all'interno, guardate un po', proprio qui c'è il germoglio. Eccolo qui. Quindi riprendere il pennellino e semplicemente sporcarlo, così. Solo la parte dove c'è il germoglio. Ripetere questa operazione per tutti gli steli e soprattutto per tutti i nodi che avete a disposizione. Considerate che questa pastella aiuterà notevolmente a fare generare nuove piantine. La natura non è matematica, quindi anche se voi farete poi tutto nel modo corretto, non è detto che alla fine dell'esperimento le piantine nascano realmente. Quindi per aumentare la possibilità di successo, io consiglio sempre di fare più tentativi contemporaneamente. Primi risultati. Trascorso circa un mese dall'inizio del trattamento, guardate un po' qui che cosa stia capitando. Sembrerebbe proprio che una giovane piantina si stia formando. Eccola qui, ve la mostro un pelino meglio. Ed eccola qui, dopo soltanto 2 giorni, guardate come si sia sviluppata ulteriormente. Guardate un po' come si stia sviluppando. Trascorso più o meno un mese, la piantina continua a svilupparsi sempre di più. Guardate quanto sia cresciuta. Direi che, almeno sinora, i risultati sperati sono arrivati. Eccola qua. Si nota ancora tutta la polverina che abbiamo messo per farla nascere e sembrerebbe proprio che anche su questo ramo un'altra piantina stia nascendo. Quindi direi assolutamente un risultato perfetto. Eccola qua, ve la mostro un pelino meglio, è ancora davvero piccola, però sembrerebbe che
proprio da questo nodo stia nascendo una giovane piantina. È davvero piccina, eh? Eccola qua. Col passare dei giorni, entrambe le piantine stanno continuando a crescere, quindi non resterà davvero altro che aspettare che loro comincino a produrre anche le radici, e quando queste saranno perfettamente formate, le si potrà tagliare con un taglionetto proprio dove c'è la giunzione tra il ramo e la pianta, e poi metterle in un vasetto con della corteccia. Arrivati al quarto mese, le piantine sono cresciute davvero tanto, ma non solo, se si va a guardare sulla prima che è nata, alla base, sembra proprio che un apparato radicale si stia formando. Ed eccola qua, vi mostro meglio come appaia la radice nella sua prima fase di vita. È davvero piccina, è circa 1 centimetro, però già il fatto che sia nata e si stia sviluppando è un ottimo segno, significa che la pianta gode di ottima salute. Col passare del tempo le due piantine continuano a crescere e nella prima che è spuntata l'apparato radicale oggi è davvero importante, ci sono ben 3 radici, quindi qui la prima che è nata, che adesso è lunga circa 2 centimetri, non è diventata lunghissima devo dire, ma oltre a lei ne sono nate altre 2. Eccole qua. 1 e 2, quindi queste 3 messe insieme sono davvero tanto per poter sperare che poi lei, una volta separata dalla pianta madre, riesca a vivere di vita propria, quindi si potrà procedere senza problemi, tagliare qui e qui, separarla dal rametto, dopodiché metterla in un vasetto con del terreno. Separazione delle piantine nuove. Per separare le piantine basterà procurarsi delle forbicine, mi raccomando prima di utilizzarle sterilizzare le lame con un po' di alcol o di ammoniaca ed andare a tagliare leggermente sopra e leggermente sotto nello stelo dove si sono formate. Quindi prendere circa 2 cm sopra, tagliare. Stessa cosa nella parte inferiore, 2 cm o 3 sotto e tagliare, così. Eseguiti i tagli, questo è ciò che si è ottenuto, quindi una piantina assolutamente sviluppata e perfetta, con delle foglie e delle radici. Prima di procedere allo step successivo però io consiglio di andare a sigillare i punti dove sono avvenuti i tagli, perché potrebbero essere delle vie di accesso per funghi, mufobatteri presenti all'interno della corteccia, che potrebbero danneggiare e addirittura nel peggiore dei casi fare morire la piantina. Quindi procurarsi una candela, accenderla e aspettare semplicemente che si formi della cera liquida da poter utilizzare poi proprio per sigillare i punti. E quando intorno si sarà sciolto un po' di cera, spegnere la candela e semplicemente andare ad immergere le 2 parti in questo modo, così, guardate. Così, la prima, ecco qua, capovolgere e ecco qua, ed andare ad inserire anche l'altra parte, così. In questo modo avremo creato i tappi per evitare poi il passaggio di malattie all'interno della pianta. Creare questi tappi non solo servirà a non far passare eventuali malattie all'interno della pianta, ma eviterà proprio che questo rametto si disidrati troppo in fretta, e perché se dovesse farlo ci sarebbe proprio il pericolo che faccia seccare anche la piantina. Facendo questa operazione il pericolo sarà evitato. Arrivati a questo punto, procurarsi della corteccia, mi raccomando che non sia di pino perché quella ha la resina e potrebbe essere pericolosa per le radici della pianta. E un vasetto, io consiglio sempre di prenderne uno che sia trasparente e che abbia dei fori sul fondo e possibilmente anche nei lati, e fare questa operazione, prendere la piantina, andare a riempire per quasi 2/3 il vaso in questo modo. È un'operazione davvero semplice e veloce. Ecco qua. Dopodiché prendere la piantina e mettendo le radici verso il basso, in questo modo, tenendo anche la pianta per poi sostenerla e tenerla nel lato giusto, prendere dell'altra corteccia e piano piano, molto delicatamente, andare ad inserirne sino a che tutto il tronchetto non sarà coperto dalla corteccia. Così. Alla fine dell'operazione questo è il risultato che si è ottenuto, quindi si potrà prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. E da adesso in poi trattare questa piantina esattamente come una qualsiasi altra piantina di orchidea. E una volta separate, loro inizieranno a vivere di vita propria e crescere sia in dimensioni di altezza che quella delle foglie, e cresceranno sino poi a raggiungere le dimensioni di una pianta adulta.
E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, vi chiedo una cortesia, condividetevi sui social questo video, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, quindi ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.